Oggi vorrei parlarti a cuore aperto, senza filtri, come si fa con un amico che riesce a ascoltare anche i silenzi. Forse anche a te capita di sentirti fuori posto, come se il mondo parlasse un linguaggio che non hai mai imparato davvero. Io non seguo il calcio, non so nemmeno chi abbia vinto l'ultimo campionato o l'ultimo mondiale. Non mi interessa la moda, non ho la televisione e la radio l'accendo solo quando devo controllare se funziona ancora. Tutto questo non perché io viva in una grotta, ma ho soltanto gusti e abitudini che non coincidono con quelli della maggioranza. E ogni volta che mi trovo con altre persone e parte una conversazione, non lo so, su i rigori sbagliati o sull'ultimo talent show, mi sento come se stessi guardando un film in lingua straniera senza sottotitoli. All'inizio fingevo interesse, annuivo, buttavo lì incredibile, sperando che nessuno mi chiedesse dettagli. Ma quel teatrino mi svuotava dentro. Così ho iniziato a ritirarmi, un passo alla volta, finché la solitudine è diventata una scelta consapevole. Una sorta di solitudine volontaria, potrei chiamarla, accompagnata da quella che definisco ignoranza selettiva, ovvero scelgo di non sapere per non riempire la mente di cose che non sento mie. La verità però è che non è sempre facile. Ci sono serate in cui scorro il telefono e vedo storie di feste, maglie della squadra del cuore, selfie a un concerto di cui non conosco nemmeno la band. In quei momenti una piccola vocina dentro di me sussurra: forse sei tu quello sbagliato, il pezzo difettoso di un puzzle perfetto. È un senso di sconforto ovattato, come un peso sul petto che non fa male abbastanza da urlare, ma neanche così leggero da ignorare. Ti è mai successo? Entrare ad esempio in un bar e sentire di avere addosso etichette invisibili. Quello che non sa cosa è successo ieri in TV, oppure quello che non sa chi è l'influencer del momento. E allora preferisci restare a casa, con un libro o con il silenzio, perché almeno lì nessuno ti chiede di essere qualcun altro. Il minimalismo mi sta insegnando che, esattamente come svuoto armadio da vestiti inutili, posso svuotare la mente da conversazioni che non mi nutrono. Non si tratta ovviamente di disprezzare ciò che piace agli altri, ci mancherebbe, ma di riconoscere ciò che fa vibrare me. Quindi ridurre il rumore esterno per sentire il mio suono interno. Quando qualcuno inizia a parlare di un reality show, ad esempio, invece di fingere interesse come facevo una volta, faccio un respiro profondo e dico con dolcezza: non lo seguo, ma sono curioso. Cosa ti piace di quel programma? Ovviamente non sempre la conversazione decolla, ma a volte scopro aspetti dell'altra persona che vanno oltre il tema iniziale. Altre volte invece resto in ascolto senza intervenire e ti dico la verità, va bene così. Non devo riempire ogni silenzio per dimostrare che esisto. Nel buddismo si parla di accettazione radicale, ovvero vedere la realtà così com'è, senza sovrapporre il filtro del dovrebbe essere. Questo vale anche per noi stessi. Se la tua strada è diversa, non significa che sia sbagliata, è semplicemente la tua. E se ti senti solo, ricorda che la solitudine non è sempre un vuoto da riempire. A volte è uno spazio sacro dove puoi ascoltare ciò che conta davvero per te. Pensa al loto che cresce nel fango, non giudica l'acqua torbida né desidera diventare un altro fiore. Usa quel terreno per fiorire. Ecco, anche tu puoi usare la tua diversità per espanderti, non per ritirarti impaurito. Di solito, in casi come questi di cui ti sto parlando, faccio un piccolo esercizio che ti consiglio di fare. Quando senti di essere, tra virgolette, fuori luogo, prova questo. Chiudi gli occhi e fai 3 respiri lenti. Chiediti: sto giudicando me stesso con gli occhi degli altri? Porta la mano sul petto e ripeti mentalmente: sono abbastanza così come sono, merito spazio. Sembra semplice, ma interrompe la spirale del non valgo prima che questo diventi un vortice. Se ti riconosci in queste parole, sappi che non sei solo. Lo so che è paradossale a dirsi. Ci sono persone, anche se magari non fanno rumore, che non rientrano nei canoni dominanti e stanno però imparando ad amare la propria unicità. Il minimalismo, così come il buddismo, non ti dicono in nessun caso di isolarti dal mondo. Anzi, ti invitano a scegliere consapevolmente cosa far entrare nella tua vita e a trattare la tua voce interna con la stessa gentilezza che riserveresti a un amico.
Ricorda che la tua strada non deve assomigliare a nessun'altra per essere degna di essere percorsa. Adesso ti chiedo una cosa, raccontami nei commenti qual è quella passione o quel non interesse che ti fa sentire diverso. Condividere queste piccole confessioni può creare tra noi un filo invisibile, una rete silenziosa di persone che cercano autenticità. E se pensi che questo video e in generale i miei video possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.